Ciao a tutte care amiche uncinettine e ben ritrovate sul mio canale Federica Crochet. Nel tutorial di oggi voglio mostrarvi come realizzare questa rosellina in vasetto di vetro come regalo per la festa della mamma. Spero che vi piaccia e vi lascio al tutorial. Per realizzare la nostra rosellina avremo bisogno di un filato rosso, io ho scelto questo della IG di Tessiland, un filato verde per fare le foglioline, una ciotolina in vetro, un paio di forbici, un uncinetto da 2 mm, un ago e dei sassolini che possono tranquillamente essere sostituiti dalla sabbiolina colorata e profumata, un pezzetto di fil di ferro e il nostro immancabile marcapunti. Vediamo adesso il procedimento. Questa rosa è composta in tutto da 10 petali, 3 petali piccoli, 3 petali medi e 4 petali grandi. Andiamo a realizzare adesso il petalo piccolo. Iniziamo con un anello magico con 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Stringiamo il nostro anellino e nel secondo giro andiamo a fare un giro di aumenti, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. 4, 5 e 6 e continuo così fino ad arrivare nuovamente al marcapunti per un totale di 12 punti bassi. Al giro numero 3 andiamo a realizzare una maglia bassa nel primo punto e nel secondo punto vado a fare un aumento. Nel terzo punto vado a fare un punto basso e nel punto successivo vado a fare un aumento. E ripeto questa sequenza di una maglia bassa e un aumento fino ad arrivare nuovamente al marcapunti e al termine del giro avrò un totale di 18 punti. Al giro numero 4 andiamo a realizzare 2 punti bassi, un punto basso nel primo punto, entriamo nel secondo punto e andiamo a fare il secondo punto basso e nel terzo punto andiamo a fare l'aumento. E continuo questa sequenza di 2 maglie basse e un aumento fino ad arrivare nuovamente al marcapunti per un totale di 24 punti bassi. Al giro numero 5 vado a realizzare 3 maglie basse e un aumento. Nel primo punto vado a fare un punto basso, nel secondo punto ancora un punto basso e nel terzo punto ancora un altro punto basso, mentre nel quarto vado a realizzare il mio aumento. Ancora 3 maglie basse e un aumento e ripeto questa sequenza fino ad arrivare nuovamente al marcapunti e al termine del giro avrò un totale di 30 punti bassi. Al giro numero 6 vado a realizzare 4 maglie basse e un aumento. Nel primo punto faccio il mio primo punto basso, entro nel secondo e faccio un altro punto basso, entro nel terzo e faccio ancora un altro punto basso e la stessa cosa vado a fare nel quarto, mentre nel quinto punto vado a realizzare il mio aumento. E continuo questa sequenza di 4 maglie basse e un aumento fino ad arrivare nuovamente al marcapunti per un totale di 36 punti bassi. Al giro numero 7 vado a realizzare 10 maglie basse, una maglia bassa in ciascun punto basso sottostante, 1, 2, 3, 4 e 10, un aumento e 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4, ancora un aumento, 4 maglie basse, 1, 2,
3 e 4, un aumento, ancora 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4, un altro aumento e 10 maglie basse, 1, 2, 3 e 10. Al termine del giro avremo un totale di 40 punti bassi. Adesso andiamo a fare l'ultimo giro del petalo piccolo, quindi l'ottavo, nel quale vado a fare ancora 10 maglie basse, una maglia bassa in ciascuna maglia bassa sottostante, 2, 3, 4, 5 e 10. Nell'11° punto vado a fare un aumento e nei 5 punti successivi vado a fare 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5, un aumento, ancora 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5, un altro aumento e ancora 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5, un aumento e termino con 11 maglie basse. E 11. A questo punto posso togliere il marcapunti e chiudo il lavoro con una maglia bassissima e una catenella. Vado a tagliare il filo e sfilo il lavoro. E questo è il petalo piccolo. Per creare la nostra rosa avremo bisogno di 3 petali piccoli. Per il petalo medio invece andiamo a fare esattamente gli stessi giri che abbiamo fatto per il petalo piccolo, più il nono giro che vedremo insieme. 11 maglie basse, 3, 4, 5 e 11. Un aumento e 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, un aumento, ancora 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, un aumento e ancora 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, un aumento e 11 maglie basse, 1, 2, 3 e 11. E questo qui è il petalo medio, ha semplicemente un giro in più rispetto al petalo piccolo. Andiamo a chiudere e anche di petali medi ce ne serviranno 3. Mentre per realizzare il petalo grande dovremmo seguire esattamente i primi 8 giri del petalo piccolo, il nono giro del petalo medio e al petalo medio aggiungere un altro giro. Quindi il petalo grande avrà 10 giri, il petalo medio ne avrà 9 e il petalo piccolo ne avrà 8.
Adesso sono arrivata al nono giro come se fosse il petalo medio e quindi anziché chiudere vado a fare il mio ultimo giro del petalo grande e vado a fare 11 maglie basse, 1, 2, 3 e 11. Un aumento, 3 maglie basse, 1, 2 e 3, ancora un aumento, 3 maglie basse, 1, 2 e 3, un aumento, 3 maglie basse, un aumento, ancora 3 maglie basse, un aumento e 3 maglie basse, 1, 2 e 3, ancora un aumento, ancora 3 maglie basse, 1, 2, 3, un altro aumento e 12 maglie basse, 1, 2 e 12. Tolgo il marcapunti, chiudo con una maglia bassissima e una catenella di sicurezza e vado a tagliare. E questo è il petalo grande. All'inizio abbiamo detto che ci serviranno 4 petali grandi. E questi sono tutti i nostri petali. Quindi abbiamo detto che per fare i petali piccoli sono 8 giri. Il petalo medio è esattamente come il petalo piccolo con un giro in più, quindi 9 giri. Il petalo grande è uguale al petalo piccolo, il petalo medio più un giro in più, quindi a 10 giri. Comunque cercherò di riportarvi uno schema scritto. Adesso non ci resta che assemblare la nostra rosa. Per assemblare la rosa partirò ovviamente dal petalo piccolo e andrò a cucire con lo stesso filo. Prendo un petalo, lo vado a piegare in questo modo, creando così la parte interna della rosa. Mi raccomando, la parte del dritto sempre verso l'esterno. Prendo l'altro petalo piccolo, e continuo a cucire così anche gli altri petali. Io continuo e ci vediamo alla fine. Ed eccola qui la nostra rosellina cucita. Adesso mettiamo la rosellina a testa in giù, prendiamo il nostro pezzetto di fil di ferro e lo facciamo passare all'interno della rosellina. In questo modo e vado a piegare. Questo semplicemente mi servirà da base per appoggiare la rosellina nella ciotolina di vetro. Adesso mettiamo da parte la nostra rosa e andiamo a creare il calice. Per creare il calice vado ad utilizzare il filato verde e l'uncinetto numero 2. Inizio con un anello magico con 6 punti bassi, 1, 2, 3 e 6, primo l'anello magico e nel secondo giro vado a fare tutti aumenti. Quindi 2 punti bassi in ciascun punto basso sottostante per un totale di 12 punti bassi. Noi ci vediamo alla fine del giro. Nel giro numero 3 vado a fare 3 maglie basse, 1,
2 e 3 e nella quarta vado a fare un aumento e ripeto questa sequenza per 3 volte fino ad arrivare nuovamente al marcapunti per un totale di 15 punti bassi. Adesso nel quarto giro posso andare a togliere il marcapunti perché non ci servirà più e andremo a realizzare 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e torno indietro partendo dalla seconda catenella con una maglia bassissima, una maglia bassa, tutto sulla catenella, una mezza maglia alta e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Salto 2 maglie del cerchio, quindi 1 e 2 e entro nella terza. Faccio una maglia bassa e ripeto ancora 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Torno indietro partendo dalla seconda catenella in questa con una maglia bassissima. Nella catenella successiva vado a fare una maglia bassa, nella catenella successiva ancora una mezza maglia alta e nelle 3 catenelle successive vado a realizzare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, creando questa specie di fogliolina della rosa. Ancora nel cerchio salto 2 punti, 1 e 2, entro nel terzo e vado a fare una maglia bassa e continuo fino a quando non arrivo nuovamente all'inizio delle catenelle. In tutto dovremmo avere 5 triangoli, chiamiamoli triangoli. Noi ci vediamo alla fine del giro. Arrivati a questo punto, quindi alla quinta fogliolina, vado a saltare ancora 2 punti, entro nel terzo e vado a chiudere con una maglia bassissima. Faccio la mia catenella di sicurezza e vado a tagliare il filo. E questo è il calice della mia rosa. A questo punto riprendo la mia rosa ed infilo il calice all'interno del fil di ferro. Per fissarlo bene possiamo aiutarci anche con una punta di colla a caldo. Adesso andiamo a realizzare la fogliolina. Partiamo con 12 catenelle, facciamo il nostro nodino scorsoio e andiamo a realizzare 12 catenelle, 2, 3 e 12. La 12ª ci servirà solamente per girare il lavoro. Adesso, partendo dalla seconda catenella, andiamo a realizzare una maglia bassa, una mezza maglia alta, due maglie alte, una e due, ovviamente un punto in ciascun punto della catenella, 3 maglie alte doppie, una, 2 e 3, 2 maglie alte, una mezza maglia alta e una maglia bassa nell'ultimo punto della nostra catenella. Arrivati a questo punto vado a fare ancora 2 maglie basse all'interno dell'ultima catenella che mi serviranno per girare il lavoro e vado a ripetere la stessa cosa anche dall'altro lato. La mia prima maglia bassa già l'ho fatta, entro nel punto successivo e vado a fare la mezza maglia alta, 2 maglie alte, 1 e 2, 3 maglie alte, 2 e 3, 1 maglia alte, 1 e 2, 1 maglia alta,
e nell'ultimo punto vado a fare una maglia bassa. Adesso entro nella prima maglia bassa e vado a fare un'altra maglia bassa e vado a ripetere tutte maglie basse sia da un lato che dall'altro, facendo 2 aumenti nella maglia bassa centrale. Quindi nella maglia bassa centrale vado a realizzare 3 maglie basse in questo modo e poi continuo con le singole maglie basse. Arrivati a questo punto, che è il punto da dove abbiamo iniziato, nella maglia bassa centrale vado a fare ancora 3 maglie basse, 2 e 3, e procedo ancora con un altro giro di maglie basse fino ad arrivare alla maglia bassa centrale. Una volta arrivata in questo punto, che è dove abbiamo fatto le 3 maglie basse tutte insieme, vado a fare 2 maglie alte tutte nello stesso punto, 1 e 2, una catenella e ancora nello stesso punto 2 maglie alte, 1 e 2, e procedo con tutte maglie basse fino ad arrivare nuovamente all'inizio del giro. Arrivata all'inizio del giro, entro nella maglia successiva e vado a chiudere con una maglia bassissima. Faccio la mia catenella di sicurezza e vado a tagliare il filo. Ecco qui che la nostra fogliolina è terminata. Ne andremo a realizzare 2. Ecco qui la nostra rosellina. Ho piegato il fil di ferro in questo modo, creando una specie di basetta, e adesso non ci resta che posizionarla all'interno della nostra scatolina di vetro. E il nostro regalino per la festa della mamma è finalmente completato. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!